Oggi vorrei provare a sviluppare un tema che mi è stato proposto immediatamente dopo il video sugli Illiri, ovvero le origini di un'altra popolazione che ha interessato l'area balcanica, quella degli Slavi. Così come il video sugli Illiri non ha goduto delle simpatie dei panilliristi, ho fiducia che specularmente questo non godrà di quelle dei panslavisti. D'altra parte, per quanto mi riguarda, nel mio piccolo io provo a fare ricerca e didattica e non certo ad alimentare questo o quel nazionalismo. Per prima cosa cercheremo di inquadrare il contesto geopolitico e storico dell'area che ha visto la nascita delle prime culture slave, ovvero le steppe dell'Eurasia, e poi le prime fonti letterarie che citano i primi popoli slavi. Dopo ancora cercheremo di analizzare nel dettaglio il difficile problema dell'identità di una di queste popolazioni, i Veneti della Vistola. Successivamente amplieremo il nostro quadro e cercheremo di ripercorrere a ritroso la storia di diverse culture dell'Eurasia cercando quella slava originaria, secondo la teoria proposta dal celebre latinista finlandese Tuomo Pekkanen nel 1971. Infine racconteremo gli eventi dei primi secoli dell'Alto Medioevo che videro il sorgere dell'astro degli Slavi e, in conclusione, descriveremo i tratti somatici e culturali degli Slavi come vengono riportati dai primi cronachisti appunto dell'Alto Medioevo. Sarà un viaggio abbastanza complesso, ma ho fiducia che al termine dello stesso avrete le idee più chiare sull'origine dei popoli slavi. Secondo gli storici classici, le steppe dell'Eurasia sono state per lungo tempo sottoposte al controllo di popolazioni indo-iraniche, prima gli Sciti, poi i Sauromati e gli Yazigi, infine i Sarmati e gli Alani. Il primato degli indo-iranici viene scalfito solo nel IV secolo d.C., quando sulle steppe dell'Eurasia si affacciano da oriente popoli nuovi, che almeno in parte sono di origine turanica, come gli Unni e successivamente gli Avari. In ogni caso si sta parlando di ondate successive di popolazioni che si muovono in un'area incredibilmente vasta, partendo dalle propaggini occidentali dell'estremo oriente della Siberia per giungere a quelle orientali dell'Europa. Tutte queste popolazioni condividono dei tratti distintivi comuni, quali il nomadismo, un'endemica instabilità e volatilità politica, una notevole fluidità etnica e un uso intensivo del cavallo e dell'arco composito. Eppure, nel VI secolo d.C., nelle steppe dell'Eurasia appare apparentemente dal nulla una realtà completamente nuova, per certi versi oltretutto completamente scollegata da quelle precedenti, con degli elementi autentici notevoli, in particolare in ambito linguistico, e che successivamente arriverà ad estendere la sua impronta culturale su buona parte dell'Europa orientale. Stiamo parlando degli Slavi. L'assenza di documenti scritti in lingua slava antecedenti al IX secolo d.C. rende molto difficile riuscire a tracciarne una storia delle origini. Oltretutto, quei popoli certamente slavi che sono citati nelle fonti classiche e altomedievali non sono presenti in contesti antecedenti al VI secolo d.C. Quindi apparentemente gli slavi sembrano quasi comparire dal nulla in Europa orientale e in Eurasia a partire dai primi secoli dell'Alto Medioevo. Il primo a parlare delle popolazioni slave è Procopio di Cesarea, che riporta di diverse scorrerie a sud del Danubio, ai danni dell'impero romano d'Oriente, da parte degli Anti e degli Sclaveni. Secondo Procopio, gli Anti e gli Sclaveni hanno una lingua comune e anche delle origini comuni, che vanno tracciate fino al popolo degli Sporoi, che secondo lui deve il suo nome al verbo greco speiro, che indica l'ampio gesto del seminatore. Questo a causa dell'abitudine di popolare il territorio con tanti piccoli villaggi, rifuggendo il riunirsi in grandi centri urbani. Se questa modalità insediativa è probabilmente realistica, l'origine del nome Sporoi riportata da Procopio è invece una paraetimologia e molto più probabilmente Sporoi deriva dalla radice protoslava sporo, che significa semplicemente moltitudine. Anche Giordane Neigetica parla di Anti e Sclaveni, ma invece che riportare un'origine comune dagli Sporoi, cita una terza popolazione slava, quella dei Veneti della Vistola, che secondo lui in origine anticamente era elemento egemone e trainante e che per questo a volte estende il suo nome anche alle altre due realtà.
La suddivisione presentata da Giordane dei popoli slavi in Veneti, Sclaveni e Anti venne utilizzata nei primi del Novecento dagli storici e dai linguisti per identificarvi la suddivisione tra slavi occidentali, slavi meridionali e slavi orientali. Eppure, se sicuramente nel Medioevo il termine Wenden venne utilizzato da popoli parlanti lingue germaniche per indicare quegli slavi che abitavano lungo la Vistola e vicino al Mar Baltico, l'identificazione automatica, costante e totalizzante dei Veneti della Vistola con una realtà slava è tutt'altro che automatica e vedremo molto problematica. I Veneti della Vistola, che conviene ricordarlo non hanno nulla a che vedere con quelli del nord Italia, vengono per la prima volta citati nel I secolo d.C. da Plinio il Vecchio, che li chiama Venedi e li ascrive al gruppo sarmatico, quindi alla grande famiglia dei nomadi indo-iranici delle steppe. Anche Tacito però ne parla nel suo Germania, ed egli invece si limita ad accennare ad un'influenza da parte dei Sarmati, mentre classifica i Veneti della Vistola come germani per tutta una serie di specifici elementi culturali: l'essere stanziali invece che nomadi, scendere in battaglia con degli scudi e muoversi preferibilmente a piedi invece che a cavallo. La facies archeologica che viene convenzionalmente legata ai Veneti della Vistola, descritti dagli storici classici dei primi secoli d.C., è la cultura di Pscheworsk, alla quale viene legata anche un'altra realtà della quale parla Tacito nel Germania, la Confederazione dei Lugi. Sebbene risulti molto difficile attribuire con certezza l'etnia di queste realtà, se si incrocia il dato letterario con quello archeologico, ciò che ne emerge è una cultura fortemente influenzata dall'elemento lateniano, quindi una realtà che era parimenti celtica e germanica. Col passare del tempo l'elemento germanico diventa preponderante, forse anche a seguito di immigrazione da parte della Scandinavia, e dalla cultura di Pscheworsk finisce per emergere il popolo dei Vandali. Quindi, se è evidente che i Veneti della Vistola non possono essere considerati una popolazione propriamente slava, è probabile che il loro nome sia stato utilizzato da popolazioni parlanti lingue germaniche per indicare dei popoli slavi che, muovendosi da est, sono andati ad occupare quegli stessi territori lungo la Vistola lasciati vacanti dalla migrazione dei Vandali. Per evitare comunque facili confusioni, per indicare l'elemento slavo dell'Alto Medioevo è più corretto utilizzare il nome di Vendi. Se, come abbiamo visto, quindi, non è possibile associare l'origine degli slavi alla cultura di Pscheworsk, forse è possibile postulare un legame di parentela con una cultura ad essa molto vicina, la cultura di Zarubinzi, che si sviluppa tra il III secolo a.C. e il I secolo d.C. lungo il medio e l'alto corso del Dnieper, e che da un punto di vista strettamente materiale risulta il punto di incontro e di amalgama degli influssi lateniani irradiati verso oriente dalla cultura di Pscheworsk e gli influssi indo-iranici irradiati verso occidente da parte delle culture dei nomadi delle steppe. La cultura di Zarubinzi tra il II e il IV secolo d.C. si ricolloca verso oriente e si evolve in quella che è nota come cultura di Kiev, che viene considerata dalla maggioranza degli archeologi come la prima facies strettamente e schiettamente slava. Ora, mancando come sempre il dato letterario, è molto difficile riuscire a risalire alla natura etnica e culturale dell'elemento originario sul quale si innestano gli influssi lateniani e gli influssi indo-iranici che danno vita alla cultura di Zarubinzi. Eppure non possiamo ignorare che l'area compresa tra il corso del Dniester e quello del Dnieper anticamente era sede della cultura di Cernoles, ma soprattutto anticamente era indicata da Erodoto come la sede del popolo degli Sciti agricoltori, e forse proprio presso gli Sciti agricoltori si può identificare l'origine ancestrale degli Slavi.
Secondo il celebre latinista finlandese Tuomo Pekkanen, gli antenati originari degli Slavi andrebbero già riconosciuti in quegli sciti aratori e sciti agricoltori citati da Erodoto nel V secolo a.C. come una sorta di ceto semiservile della società scitica, subordinati agli sciti reali e agli sciti nomadi. Pekkanen, che a sostegno della sua tesi riporta diversi pareri archeologici autorevoli, sostiene che nelle steppe dell'Eurasia l'elemento indo-iranico si sarebbe andato a sovrapporre a delle popolazioni autoctone preesistenti, con le quali gli sciti si sarebbero amalgamati solo in parte, mantenendole in uno stato di semischiavitù paragonabile a quello degli Iloti nel mondo spartano. Questo ceto semiservile avrebbe provato più volte durante i secoli a sollevarsi, di fatto cambiando padroni ciclicamente a seguito delle ripetute invasioni di nomadi delle steppe in Eurasia, e riuscendo a completare il proprio processo di etnogenesi solo nel V secolo d.C., grazie al vuoto venutosi a creare con le invasioni barbariche e il collasso dell'impero di Attila. Se quindi da una parte è corretto dire che la realtà slava arriva alla sua completa concretizzazione nell'Alto Medioevo, da un altro lato potremmo sostenere che essa è sempre esistita in germe, ma è rimasta nascosta ai nostri occhi a causa dell'assenza di una lingua scritta e a causa di un ruolo praticamente sempre subordinato a altre realtà. Un dato interessante che emerge dalle cronache altomedievali è il ruolo di innesco degli elementi esterni nel processo di autodeterminazione nazionale dei popoli slavi. Noi leggiamo ad esempio nella cronaca di Fredegario che il mercante franco Samo, insieme al suo entourage, guida gli slavi occidentali alla rivolta contro i nomadi avari che li tenevano sottomessi. E allo stesso modo nel manoscritto nestoriano, noto come Cronache degli anni passati, è impossibile non notare il ruolo cruciale delle bande di avventurieri svedesi nella nascita dei potentati sia del mondo baltico sia del mondo slavo dell'Ucraina. Quando gli slavi quindi di fatto compaiono per la prima volta nell'Alto Medioevo, sembrano ancora in parte incapaci di autodefinirsi e di autodeterminarsi senza un forte contributo esterno, e questo probabilmente è dovuto al fatto che si trattava di una realtà che era ancora fortemente disomogenea. Questo a causa della sua natura, che probabilmente doveva essere quella di un nucleo originario al quale progressivamente i padroni delle steppe avevano aggiunto nuovi elementi che venivano portati per rinverdire il proprio ceto servile. Questa carenza di coesione può essere anche sottolineata dalle modalità di popolamento del territorio, che nelle fonti medievali sono ricordate come particolarmente frammentarie e poco coese. Messi in movimento dal crollo dell'impero unno e dal vuoto creatosi con il trasferimento in Occidente di diverse realtà del mondo germanico, gli slavi nella seconda metà del V, nel VI secolo d.C., si muovono dalle loro sedi in Eurasia andando ad espandersi in Europa orientale, entrando progressivamente in urto con l'impero romano d'Oriente. Nelle fonti bizantine le popolazioni slave sono descritte in maniera ambivalente, sia come orde di barbari saccheggiatori, sia come realtà federabili e oltretutto disposte a combattere le une contro le altre. In questo periodo una parte del mondo slavo è ancora dipendente di alcune popolazioni di nomadi della steppa, nello specifico i Cutriguri e gli Utiguri, ed è facile, leggendo Procopio, rendersi conto di come alcune scorrerie di anti-sclaveni a sud del Danubio siano coordinate con quelle degli Unni, un termine presente nella storiografia altomedievale per definire praticamente qualunque realtà di nomadi della steppa di origine turanica, partendo dagli Unni propriamente detti e arrivando fino agli Avari. Leggendo Giordane ci rendiamo conto che in questo periodo gli slavi sono già estesi per un territorio molto ampio, con i Vendi che abitano lungo il corso della Vistola e le sponde del Baltico, seguiti a est dagli Sclaveni che hanno come confine meridionale i Carpazi e parte del corso del Danubio, e come confine orientale il corso del fiume Dniester, mentre gli Anti invece abitano i territori compresi tra il Dniester e il Dnieper e probabilmente anche oltre.
Sul finire del VI secolo d.C., al dominio dei Cutriguri ed Utiguri si sostituisce quello degli Avari, che evidentemente, al pari di tutti gli altri nomadi della steppa che li hanno preceduti, considerano i contadini slavi una loro proprietà. Nella cronaca di Fredegario noi leggiamo che quegli slavi che erano sottoposti all'autorità degli Avari erano noti con il nome di Befulci, un termine delle lingue germaniche che in realtà sottintende a una rosa abbastanza ampia di significati, che vanno dalla servitù addetta alla gestione delle greggi fino a una leva di coscritti che evidentemente doveva supplire alla carenza endemica del mondo della steppa relativamente ai reparti di fanteria. In Fredegario, però, noi leggiamo anche che era costume degli Avari schierare la propria milizia di Befulci in prima fila durante i combattimenti, facendo sì che sostenesse il grosso dell'urto nemico e il grosso delle perdite. E oltretutto, in Teofilatto Simocatta, uno storico bizantino, noi leggiamo anche che gli Avari, dopo aver siglato un trattato di pace con l'impero romano d'Oriente, subito dopo spingono i propri vassalli slavi ad invaderne le terre facendo scaturire tutta una serie di combattimenti. Sorge spontaneo il dubbio, quindi, che l'istituzione dei Befulci in realtà rispondesse a diverse necessità del mondo avaro. Sicuramente la carenza di truppe di fanteria, sicuramente la volontà di avere della carne da cannone che schermasse gli avari dalle perdite in battaglia, ma forse anche una possibilità, un mezzo di controllo della demografia di un ceto servile, che, se cresciuto a dismisura, sarebbe diventato difficile da gestire e da controllare. Da questo punto di vista è difficile quindi riuscire ad inquadrare la pressione esercitata dagli slavi sui Balcani, sull'Illirico, tra il VI e il VII secolo d.C., lamentata da Papa Gregorio I, che potrebbe essere vista sia come l'ennesima azione orchestrata dagli Avari, sia invece come un moto autonomo degli slavi in fuga dal loro oppressivo signore della steppa. In ogni caso, successivamente, durante tutto il VII secolo d.C., noi assistiamo ad un flusso continuo di immigrazione slava nei Balcani. Infatti è proprio in questo periodo che la storiografia ufficiale fa risalire l'arrivo dei serbi e in particolare dei croati, che, secondo il testo bizantino noto come De Administrando Imperio, si stabiliscono nell'Illirico proprio come federati dell'impero romano d'Oriente e proprio in funzione anti-avara. In ogni caso è proprio durante il VII secolo d.C. che comincia quel processo che vede il mondo slavo smarcarsi progressivamente da quello avaro, complici anche tutta una serie di rovesci subiti dagli avari sul fronte bizantino e anche l'intervento di una serie di realtà del mondo occidentale, come ad esempio il già citato mercante e avventuriero franco Samo, che insieme al suo seguito guida gli slavi occidentali alla rivolta contro gli oppressori avari. Con il progressivo tramontare dell'astro degli avari assisteremo al sorgere di quello degli slavi. Il delicato equilibrio tra agricoltori sedentari e allevatori nomadi che pendeva in favore di questi ultimi si era infine infranto, tant'è che quando una parte del mondo slavo si associerà per l'ennesima volta con dei nomadi delle steppe, in questo caso i bulgari, sempre durante il VII secolo, stavolta saranno gli slavi a connotare etnicamente, culturalmente e linguisticamente il progetto nazionale che ne scaturirà. Appartenendo a una realtà in origine etnicamente variegata, gli slavi non sembrano appartenere ad un unico tipo fisico. In Giordana e in Procopio noi leggiamo ad esempio che il fenotipo degli slavi non è né particolarmente chiaro né particolarmente scuro, mentre un tratto che però viene presentato come distintivo e caratterizzante è la carnagione rubizza. Un incarnato rubicondo è presente anche nelle descrizioni degli slavi del mondo arabo, insieme a una statura imponente che riecheggia nelle descrizioni bizantine. Da un punto di vista sociale, il mondo slavo sembra presentarsi con un modello nuovo, unico e per certi versi antitetico ai modelli del mondo germanico, turanico o indo-iranico.
Come ha fatto notare lo storico Walter Pohl, gli slavi non sembrano gestiti e condotti da un'importante aristocrazia guerriera particolarmente ambiziosa, tesa ad accumulare ricchezze o a fondare dei regni sempre più imponenti. Al contrario, il mondo slavo sembra basato su piccole comunità a base agricola, particolarmente frammentate e internamente, secondo Procopio, gestite su base democratica. Se da una parte questo rende molto difficile da un punto di vista archeologico riuscire a identificare gli orizzonti del mondo slavo, mancando soprattutto nell'Alto Medioevo elementi caratterizzanti o oggetti di pregio diagnostici, all'epoca sicuramente questo doveva facilitare l'integrazione di quei popoli che abitavano le regioni che finivano per essere interessate dall'espansione degli slavi. Da un punto di vista religioso, prima dell'adozione del cristianesimo, gli slavi erano un popolo politeista e da Procopio noi sappiamo che adoravano ninfe, fiumi e spiriti, ma in particolare un dio creatore della folgore che viene ricordato come signore di tutte le cose e che probabilmente corrisponde a quel Perun degli slavi orientali citato nei documenti nestoriani di epoca successiva. Termina qui questa disamina sui popoli slavi e la loro origine e se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.